Ma in questi giorni di pranzi succulenti e stravizi ti andrebbe di farti una cara vecchia pizza buonissima e bellissima? Inoltre puoi servirla come antipasto, sarà anche un meraviglioso e originale centrotavola. Stendiamo una pallina da 450 grammi di impasto veloce o di bigata o di bighella su un foglio di carta da forno, creando una bella base tonda per la nostra mega pizza. Posizioniamo nel centro un contenitore rotondo con un diametro di circa 16 cm che servirà da guida per realizzare il nostro disegno e cominciamo ad incidere la parte esterna della pizza con 8 tagli. Togliamo il contenitore che abbiamo posizionato al centro e cominciamo a mettere su ognuno degli 8 raggi dei pezzetti di scamorza. Poi chiudiamoli con i lembi esterni creando le punte della nostra stella. Ora pratichiamo altri 8 tagli nel centro della nostra pizza, sfalsati rispetto alle punte. E su ogni lembo posizioniamo un'oliva taggiasca denocciolata. E un pezzetto di scamorza. Ripieghiamo su se stessi i lembi. E proseguiamo versando sulla nostra pizza un bel giro d'olio che distribuiremo bene su tutta la superficie, punte comprese. Poi bucherelliamo con una forchetta. E inforniamo per 20 minuti a 200 gradi in forno statico. Una volta cotta la base, poniamo nel buco centrale delle foglioline di rucola e proseguiamo la farcitura con tutti gli altri elementi a crudo. Quindi creeremo una bella armonia di forme e di colori, utilizzando pomodorini ciliegini, mozzarelline, olive verdi, roselline di bresaola con al centro una mozzarellina e completeremo con un elemento che contribuirà a rendere la nostra pizza ancora più natalizia, una cimetta di broccolo romanesco su ogni punta che tanto ricorda dei piccoli abeti. Proprio io non potevo fare a meno di proporti una pizza dedicata al Natale. Ed eccola a forma di stella con tanto di alberelli sulle punte. Guarda che roba!